Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa presina a forma di stella a 5 punte. È molto bella e semplice da realizzare. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm. Mi raccomando, per le presine utilizzate il cotone perché è ignifugo, non utilizzate l'acrilico o la lana perché altrimenti prenderebbero fuoco subito, si rovinerebbero subito. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno alle mie dita, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Ora devo andare a fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Questa sarebbe la mia prima maglia alta. Vado a fare la seconda, quindi avvolgo il filo, entro all'interno dell'anello, prendo il filo, chiudo 2 asole insieme e mi fermo. Vado a fare l'ultima maglia alta, la terza, avvolgo il filo, entro, prendo il filo, ho 4 asole insieme, chiudo 2 asole insieme, ho 3 asole, per fare il gruppo di 3 maglie alte chiudo tutte e 3 le asole insieme. Proseguo con 3 catenelle di divisione, 1, 2, 3 e ora vado a fare di nuovo un gruppo composto da 3 maglie alte, quindi avvolgo il filo, entro, prendo il filo, chiudo 2 e questa è la prima, avvolgo il filo, entro, prendo il filo, chiudo 2, questa è la seconda, avvolgo il filo, entro, prendo il filo, chiudo 2, questa è la terza, ora chiudo tutte le asole che mi sono rimaste sull'uncinetto insieme e questo è un altro gruppo. Di nuovo proseguo facendo 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a ripetere di nuovo un gruppo composto da 3 maglie alte. Dovrò avere in totale 5 gruppi di maglie alte. Quindi vi faccio vedere di nuovo come si fa. Chiudo 2 e questa è una. Getto, entro all'interno dell'anello, chiudo 2, questa è la seconda, getto, entro nell'anello, chiudo 2, questa è la terza, ora vado a chiudere tutte le asole insieme. E proseguo così. Arrivata qui ho 1, 2, 3, 4, 5 gruppi di maglie alte, faccio le ultime 3 catenelle di divisione, quindi 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3. Stringo bene l'anello magico. E ecco qui che il fiorellino è pronto. Ora faccio una catenella per chiudere di sicurezza e vado a tagliare. I fili li vado a nascondere all'interno del lavoro.
Nel giro 2 vado a cambiare colore, inizio facendo un cappietto, entro all'interno di un foro qualunque, prendo il cappietto e lo faccio passare. Inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3. Questa è la mia prima maglia alta. Ora vado a fare nello stesso foro altre 2 maglie alte. Avvolgo il filo, 2 e 3. Quindi avrò in totale 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Proseguo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare nello stesso foro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora, se allargate bene, troverete qui il punto che univa le 3 maglie alte. Quindi entro all'interno del punto e faccio una maglia bassa. Nel foro successivo ripeto la stessa sequenza, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso foro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Allargo, trovo il punto che unisce le 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. Proseguo così fino alla fine del giro. Termino il giro con una maglia bassa all'interno delle 3 maglie alte sottostanti. Termino il giro con una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3, entro e faccio la maglia bassissima. Questo è il secondo giro. Ora da qui entro nel punto che segue questo e faccio un'altra maglia bassissima. Ora inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3 e questa sarebbe la mia prima maglia alta in corrispondenza di questo punto. Trovo il punto successivo e vado a fare un'altra maglia alta. Nel foro vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso foro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora, se aprite bene, troverete 1, 2, 3 punti lavorati. Quindi entro, aprendo bene, entro nel primo punto lavorato e faccio una maglia alta. Entro nel secondo punto, faccio un'altra maglia alta e così ho ripetuto la stessa sequenza. Sono 2 maglie alte, 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte all'interno del foro e 2 maglie alte.
proseguo con una catenella, salto questo punto, salto la punta del petalo, salto anche il primo punto successivo, entro in quello seguente e vado a fare una maglia alta. Faccio un'altra maglia alta nel punto successivo, nel foro ripeto la stessa sequenza, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso foro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ora vado ad allargare bene e ecco i miei 3 punti, 1, 2, 3. Entro nel primo e vado a fare una maglia alta. Entro nel secondo e faccio una maglia alta. Faccio una catenella, salto 1, 2, 3, entro nel quarto e rinizio la sequenza con una maglia alta, in quello successivo una maglia alta e proseguo nel foro 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte fino alla fine del giro. Concludo il giro 3 facendo una catenella e una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Una catenella di sicurezza, taglio, stringo e mano a mano vado a nascondere i fili all'interno del lavoro. Nel giro 4 vado di nuovo a cambiare colore, inizio facendo un cappietto, entro in un foro, prendo il cappietto, lo faccio passare e inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Questa è la mia prima maglia alta. Nel foro vado sempre a ripetere la stessa sequenza, quindi 3 maglie alte, la prima è questa, ne vado a fare altre 2, 1 e 2, così in totale ne avrò 3, 1, 2, 3, proseguo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso foro vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, stringo bene perché devo vedere tutti i fori, in questo caso ho 1, 2, 3, 4, 5 punti da lavorare. Ora vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto che incontro, quindi 1, 2, 3, 4. Ora faccio una catenella, prendo il filo per fare una maglia alta, salto 1, 2, 3 punti, entro nel quarto e vado a fare la prima maglia alta. Una, entro in quello successivo
2, 3, 4. Incontro di nuovo il foro e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Allargo bene i punti. Inizio con il primo, dovete stringere perché il primo non si vede mai, stringete un pochino, eccolo il primo, è questo. Cerco di farvelo vedere, questo. 1, 2, 3, 4, faccio una catenella, getto, salto 1, 2, 3, ve lo faccio vedere bene, vedete sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi salto 1, 2, 3, entro nel quarto e vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Incontro il foro, vado a ripetere la stessa sequenza. Dovete ripetere quindi questa sequenza fino alla fine del giro. Concludo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro 5 inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la mia prima maglia alta. Ora vado a fare una maglia alta in ogni punto che incontro, quindi 2 maglie alte, una maglia alta qui e una maglia alta qui. Ora incontro subito il foro. Nel foro ripeto sempre la stessa sequenza: 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo nello stesso foro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Stringo bene perché devo vedere il primo punto da lavorare. Ora dovrò andare a fare 6 maglie alte, una in ogni punto che incontro. Quindi il primo è questo. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Faccio una catenella, getto, salto 1, 2, 3 punti, entro nel quarto. Se non volete sbagliarvi, guardate, vedete queste V, 1, 2, 3, entro nel quarto
e vado a fare 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel foro stessa identica sequenza, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ripeto 6 maglie alte, una in ogni punto che incontro. Devo ripetere quindi questa sequenza. Vi faccio vedere come concludere il giro. Faccio una catenella, getto, salto 1, 2, 3 punti, entro nel quarto e vado a fare le ultime 3 maglie alte. Una, entro in quello successivo, 2, entro in quello che segue, 3. Così avrò in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3, entro e faccio la maglia bassissima. Nel giro che segue, se non volete confondervi iniziando con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta e poi andando a fare 3 maglie alte, vi faccio vedere come si può fare. Si può iniziare facendo delle maglie bassissime fino ad arrivare al foro. Quindi inizio facendo 6 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inizio quindi il mio lavoro nel primo foro. Inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3 e come sempre nei fori devo fare 3 maglie alte. Questa è la prima, 2, 3, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Se iniziate così state tranquilli che non potrete confondervi con le maglie alte perché siete partiti dal foro. Come sempre stringo il lavoro e vado a fare 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faccio una catenella, salto, guardateli dall'alto, 1, 2, 3 punti, entro nel quarto
e rinizio con 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incontro il foro e vado a fare le solite 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Proseguo con 8 maglie alte, una in ogni punto che incontro, e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Termino il giro con una maglia bassissima nella terza catenella. 1, 2, 3. Una catenella di sicurezza. Taglio. E siamo arrivati qui. Ora vado a nascondere i fili all'interno del lavoro. Cambio colore per l'ultima volta. Inizio facendo un cappietto. Entro nel foro della punta della stella, prendo il cappietto, lo faccio passare e inizio con 3 catenelle. 1, 2, 3. Questa è la mia prima maglia alta. Nel foro, come sempre, vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, quindi proseguo con 2 maglie alte. 1, 2, e così ne ho 3. 1, 2, 3. Faccio 3 catenelle. 1, 2, 3 e vado a fare altre 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Proseguo stringendo il lavoro e andando a fare 10 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie alte, una catenella, getto, salto 1, 2, 3, entro nel quarto e vado a fare altre 10 maglie alte. Avrete capito, insomma, ormai il procedimento si ripete, è sempre lo stesso all'infinito. Dovete saltare i 3 punti qui dello spazio dove la stella rientra, proseguire con una maglia alta in ogni punto che incontrate
Nel foro andare a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte e proseguire così per tutto il giro. Terminato tutto il giro, vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella che rappresenta la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, una catenella di sicurezza, taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. In questo caso io non ho fatto più catenelle per il gancetto perché credo che possa bastare questo gancetto. Nel caso lo vogliate più grande, basterà invece di farne 3, ne fate 5 e avete realizzato anche il gancetto. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!